alla fine del primo incontro noi siamo entrati nella biblioteca di Dio e che cosa abbiamo trovato? 2 armadi. Sul primo c'era una targhetta con scritto Antico Testamento e lì c'erano dei libri, erano 46 libri, e poi sul secondo armadio c'era la targhetta con scritto Nuovo Testamento e dentro l'armadio c'erano 27 libri. Quest'oggi noi torniamo al primo armadio perché vogliamo osservare più da vicino i 46 libri che si trovano sugli scaffali. Notiamo, sono disposti su 4 ripiani. Sul primo ripiano ci sono 5 libri. Noi li chiamiamo con una parola greca, Pentateuco. Viene da pente, che significa 5, teuchos, che vuol dire custodia. Questi rotoli, perché in quel tempo i libri non erano come i nostri, ma erano dei rotoli di papiro o di pergamena, erano lunghi al massimo 10 metri, perché di più erano ingestibili, dovevano essere srotolati e venivano custoditi perché erano molto preziosi. Ecco la ragione per cui venivano posti dentro queste custodie. La vedete, una di queste custodie potevano essere di legno o di metallo. Gli ebrei non chiamavano questi 5 libri Pentateuco, li chiamavano la Torah, quindi come se fosse un unico libro che era poi stato spezzettato in 5 parti, proprio per questioni pratiche. Torah significa la legge di Israele. Questi 5 libri sono i più importanti per Israele, i più sacri. Come mai li chiamano la Torah, legge? Torah viene dal verbo ebraico yara, che vuol dire lanciare una freccia verso una direzione, e cioè la Torah indica a Israele il cammino della vita, la strada che tu devi seguire, e guai se vai o a destra o a sinistra, perché puoi finire in un burrone, ti rovini la vita. In questi 5 libri, infatti, noi troviamo i codici di leggi, i precetti, i comandamenti, le disposizioni date da Dio a questo popolo per essere degli uomini autentici. Il libro del Deuteronomio, al capitolo 4, dice, è Mosè che parla a Israele, quale sarà la vostra intelligenza e la vostra saggezza agli occhi di tutti i popoli, i quali, sentendo parlare di tutte queste leggi, diranno: ma questa è l'unica grande nazione che esiste al mondo, è l'unico popolo saggio e intelligente. Ecco l'orgoglio di Israele per queste norme che permettono di vivere realmente bene quando vengono osservate e che Israele ha ricevuto dal suo Dio. Ma si chiama Torah legge soprattutto perché in questi libri si racconta come il Signore è andato educando questo popolo di Israele, come lo ha accompagnato lungo la sua storia. E difatti, in questi libri viene raccontato tutto ciò che ha dato a Israele la sua identità, sia politica sia religiosa. Apriamo adesso, uno alla volta, i 5 rotoli. Il primo rotolo che apriamo è quello della Genesi. Noi lo chiamiamo così, gli ebrei lo chiamano Bereshit. È la prima parola, quella con cui comincia la Bibbia. Gli ebrei infatti danno come titolo ai libri della Torah la parola con cui iniziano, e qui abbiamo Bereshit, che significa in principio. All'inizio, in principio, Dio creò il cielo e la terra. In ebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vedete come erano fatti i rotoli.
E notate anche, su quel rotolo c'è una specie di penna, non è una penna, è un puntatore che termina con una manina e serve per tenere il segno quando si legge il rotolo della Torah. Non si devono infatti toccare con le mani le lettere sacre della Torah, perché potrebbero essere mani che si sono rese impure in qualche modo. Bene, cosa troviamo in questo libro della Genesi? Nei primi 11 capitoli ci sono i racconti mitici sull'origine del mondo, che è stato creato, ricordiamo, in 7 giorni. Poi è stato creato l'uomo nel 6° giorno, il 7° giorno Dio si è riposato. Poi c'è il racconto del peccato originale, Caino che uccide il fratello Abele, il diluvio universale. Che valore storico hanno questi capitoli? Nessun valore storico o scientifico. Si tratta della rielaborazione di miti presenti in tutto l'antico Medio Oriente. Gli autori sacri si sono serviti di questi miti, dopo averli naturalmente modificati e accuratamente purificati da tutte le tracce di paganesimo, se ne sono serviti per rispondere agli interrogativi che ogni uomo si pone sul senso del suo esistere. Come mai io sono arrivato in questo mondo? Se sei un uomo che pensa, tu ti poni questa domanda. Che cosa ci sto a fare io in questo mondo? E poi, sono un padrone o sono giunto come ospite, chiamato a svolgere un compito in questa creazione? E qui posso fare ciò che voglio, ciò che mi aggrada, o devo tener presente un ordine superiore? Poi, la mia vita e quella dei miei simili è uguale a quella degli animali o è sacra e intangibile? Perché l'umano è sessuato? Ecco, alcuni degli interrogativi cui gli autori sacri vogliono rispondere e per comunicare il loro messaggio hanno impiegato il linguaggio mitico. Non cerchiamo quindi in questi capitoli informazioni scientifiche su come è nato il nostro universo, come è comparsa la vita sulla Terra. Queste risposte ce le aspettiamo dagli scienziati, non dalla Bibbia. E veniamo adesso alla seconda parte del libro della Genesi, dal capitolo 12 fino alla fine. Qui entrano in scena i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, e vengono narrate le loro storie. Da loro sarebbe nato tutto il popolo di Israele. Si comincia naturalmente con Abramo, che viveva a Ur dei Caldei in Mesopotamia. Vi viene indicato dove si trovava quella città molto famosa e molto importante. Abramo si trovava in mezzo a un popolo politeista. I rabbini narravano addirittura che suo padre Terach era un fabbricatore di idoli. Un giorno Dio si è rivolto ad Abramo e gli ha fatto capire che doveva lasciare quella terra pagana ed andare in una terra che lui gli avrebbe indicato e gli ha fatto una promessa: tu diventerai padre di un popolo numerosissimo, più delle stelle del cielo. Abramo infatti era già vecchio quando il Signore lo ha chiamato e la sua amatissima sposa Sara era sterile. Abramo si è fidato del Signore ed è partito. Gli viene indicato il viaggio che lui ha fatto, è salito fino a Carran e poi è sceso verso la terra di Canaan e è andato a stabilirsi poi a Hebron. Bene, non aveva figli. La promessa non si realizzava e allora
Abramo ha pensato di dare un aiutino a Dio per realizzare la sua promessa e si è unito alla sua schiava egiziana Agar, che è rimasta incinta, e gli ha dato il suo primo figlio, Ismaele. Ma non era Ismaele il figlio della promessa. E difatti, quando Abramo aveva 100 anni, anche Sara è rimasta incinta e ha dato alla luce il figlio Isacco, dal quale poi è nato Giacobbe, e da Giacobbe i 12 figli che sono i capostipiti delle 12 tribù di Israele. Naturalmente poi il libro della Genesi presenta anche i figli di Ismaele, e anch'essi sono 12 e sono presentati come i capostipiti dai quali sono nate le tribù dell'Arabia. In questa seconda parte del libro della Genesi, se la leggiamo, non meravigliamoci se ci imbattiamo anche in racconti piuttosto pittoreschi. Per esempio, Giacobbe, il quale imbroglia suo fratello Esaù, gli dà un piatto di lenticchie e gli fa promettere che gli cedeva la primogenitura. E troviamo anche dei racconti sorprendenti se li prendiamo come fatti storici. Per esempio, al capitolo 25 si dice che Abramo, che ha già avuto 2 figli, Ismaele e poi Isacco, è molto vecchio, sua sposa Sara è morta e lui l'ha sepolta nella grotta di Macpela. Poi che cosa ha fatto? Quando aveva 137 anni si è sposato di nuovo con Chetura, che gli ha dato dei figli, dei quali sono presentati i nomi. Questi sarebbero gli antenati dei popoli dell'Arabia, i Madianiti, i Sabei. Bene, che valore storico hanno questi racconti dei patriarchi? Siamo di fronte a un genere letterario ben noto, a saghe tribali. Cosa sono le saghe tribali? Saga viene da un verbo tedesco, sagen, che significa semplicemente narrare e raccontare. Sono dei racconti con cui gli autori presentavano la realtà politica, sociale, storica dei popoli che avevano sotto i loro occhi al loro tempo. Cosa notavano? Che questi popoli, queste tribù, questi clan si assomigliavano, parlavano lingue simili, avevano le stesse tradizioni storiche, sociali, religiose, avevano usi e costumi comuni, per esempio praticavano tutti la circoncisione, non mangiavano carne di porco. E che cosa concludevano allora questi autori? Che questi popoli avevano tutti un'unica origine e per presentare questa realtà dicevano hanno un unico padre, i loro antenati erano fratelli. Presentavano cioè in termini di rapporti genealogici la realtà sociale che avevano sotto i loro occhi. Per esempio, noi italiani, francesi, spagnoli, portoghesi ci assomigliamo molto. Non soltanto parliamo lingue simili, ma abbiamo gli stessi usi, gli stessi costumi, le stesse tradizioni. Come avrebbero presentato questa realtà in quel tempo gli autori? L'avrebbero presentata con una saga tribale, cioè avrebbero detto siamo figli di fratelli, figli di un unico padre. Bene, questo primo rotolo della Genesi si conclude con un lungo, commovente racconto leggendario. La storia di Giuseppe, venduto dai fratelli, che conosciamo tutti molto bene. Che genere letterario è? Non è un racconto storico, è un romanzo storico.
ed è stato collocato alla fine del libro della Genesi per preparare ciò che viene narrato negli altri 4 libri del Pentateuco, Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio, che adesso esaminiamo. In questi 4 libri noi troviamo il racconto epico della liberazione di Israele dall'Egitto. Osservate sullo sfondo, vi ho messo una foto dell'Egitto e della penisola del Sinai presa dal satellite. Vedete il fiume Nilo che scorre lungo il deserto e notate la vegetazione verde lungo le rive di questo fiume. È una vegetazione che si estende per un 50 chilometri e poi in alto il delta del Nilo, la terra più fertile, la terra di Goshen, come è chiamata nella Bibbia, ed è lì che si era stabilito il popolo di Israele. Poi a est di questa terra di Goshen voi vedete la penisola del Sinai e poi notate forse un po' più in alto una macchietta blu. È il Mar Morto. A nord del Mar Morto, dove il fiume Giordano entra in questo mare, ci sarà il passaggio del popolo di Israele verso Gerico, quindi l'ingresso nella terra promessa. Come inizia questa storia della liberazione dall'Egitto? Il libro dell'Esodo riferisce che in terra d'Egitto c'è stata un'autentica esplosione demografica degli israeliti, al punto che il faraone ha cominciato a preoccuparsi. Cioè ci potrebbe essere qualche rivolta e questi israeliti prendono possesso di tutto l'Egitto. E allora ha cominciato a costringerli ai lavori forzati, ha preteso che aumentassero la produzione di mattoni per la costruzione di 2 città che si trovavano proprio lì nella terra di Goshen, Pitom e Ramesses. Vedremo dopo dove si trovavano queste città, da cui partirà il popolo di Israele per attraversare il deserto e giungere alla terra promessa. Il popolo però continuava a moltiplicarsi e allora il faraone ha ordinato alle levatrici di Israele di sopprimere i neonati maschi. A questo punto inizia la storia di Mosè. Lui non è stato soppresso, ma è stato posto in una culla e messo lì, lungo le rive del Nilo. È arrivata la figlia del faraone a fare il bagno e quando ha visto questo bel bambino se l'è preso, l'ha fatto crescere e educare alla corte del faraone. E poi però a un certo punto Mosè ha dovuto fuggire, ha avuto varie traversie e là nel deserto, quando faceva il pastore, il Signore lo ha chiamato e gli ha detto: torna in Egitto perché tu devi liberare il mio popolo. Difatti si è presentato al faraone e gli ha detto: lascia andare questo popolo. Bene, adesso, se voi andate a leggere in questi 4 libri del Pentateuco il racconto del viaggio nel deserto durato 40 anni, voi non vi raccapezzate proprio più, non riuscite a ricostruire il percorso degli israeliti verso la terra promessa. Comunque, si è provato a ricostruire un tracciato dell'Esodo. Osservate la cartina che vi ho messo sullo sfondo e voi vedete che ci sono delle linee di vari colori. Sono state tracciate da coloro che hanno cercato di ricostruire il cammino percorso dagli israeliti quando sono usciti dall'Egitto e si sono diretti verso la terra promessa. Noi ci saremmo aspettati di vedere un unico tragitto. Invece, proprio seguendo le indicazioni delle località citate nei libri dell'Esodo e dei Numeri, sono venuti fuori vari esodi. Ne vedete 4 segnati nella cartina
e tutti sono giustificati da ottime ragioni. Cominciamo dal primo, quello viola. Questo percorso è proposto da chi sostiene che usciti dall'Egitto gli israeliti si sono diretti subito verso nord per poi tentare di raggiungere direttamente la terra di Canaan lungo la via più rapida, quella che segue la costa del Mediterraneo. Poi avrebbero deviato a destra per raggiungere l'oasi di Kadesh Barnea. Voglio mostrarvi 2 foto di questa località molto importante. Infatti, tutti coloro che hanno voluto definire le tappe dell'Esodo hanno dovuto far passare gli israeliti da quest'oasi che è citata molte volte nella Bibbia. È un'oasi che è creata da un'abbondante sorgente d'acqua, una polla d'acqua che esce nel deserto. L'ho vista quando ero studente e il prof di storia che ci guidava diceva che in quel tempo potevano vivere in quest'oasi alcune migliaia di persone. Qui gli israeliti avrebbero trascorso molti anni prima di ripartire verso la terra promessa. Torniamo alla nostra cartina adesso. Secondo questo primo tracciato viola, il popolo guidato da Mosè sarebbe poi ripartito da Kadesh Barnea e avrebbe proseguito il suo cammino o direttamente verso nord per raggiungere il Monte Nebo, oppure sarebbe sceso prima verso sud, verso Acaba, per poi risalire lungo il deserto e arrivare al Monte Nebo. Sono i 2 possibili tracciati azzurri che vedete. Secondo possibile cammino dell'Esodo, quello verde. Il gruppo di fuggiaschi dall'Egitto sarebbe sceso verso sud, ma poi avrebbe piegato verso Kadesh Barnea per poi seguire lungo uno dei 2 tracciati azzurri che abbiamo visto. Terzo possibile cammino dell'Esodo, quello giallo. Secondo questa ricostruzione, il gruppo si sarebbe diretto subito verso Acaba, poi avrebbe piegato a sinistra verso Kadesh e avrebbe poi proseguito verso il Monte Nebo lungo il tracciato azzurro. Quarto possibile cammino dell'Esodo, il più seguito dalla tradizione, è quello segnato in rosso. Vedete che scende verso sud e poi giunge fino alla parte più bassa della penisola del Sinai, dove è localizzato il Monte Sinai sul quale saliva Mosè. Proviamo adesso a seguire meglio questo ultimo tracciato, quello rosso, e lo vediamo su un'altra cartina. Notate adesso sulla sinistra in alto la città di Ramesses e di Pitom, di cui vi ho parlato. Erano le città che gli israeliti dovevano costruire per ordine del faraone e ci sono gli scavi che comprovano la presenza di queste città al tempo dei faraoni della dinastia dei Ramessi di Sete I, Ramesse I, Ramesse II, Meremptah, eccetera. Bene, questo tracciato fa partire gli israeliti da Ramesses, poi passano da Pitom, poi passano il mare dei giunchi. È interessante questa localizzazione perché il testo biblico parla in ebraico, dice Yam Suf, che vuol dire mare dei giunchi, non Mar Rosso. Quindi non avrebbe attraversato il Mar Rosso che voi vedete lì in basso, ma avrebbe passato questa giuncaia e poi sarebbe sceso verso Mara, questa località che è citata nella Bibbia, nel libro dell'Esodo, e lì dice il testo che avrebbero incontrato l'acqua, avevano sete e allora hanno mormorato contro Mosè. Ma che modo è questo? Il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto dove stavamo bene per farci morire di sete qui nel deserto.
ma lì hanno incontrato l'acqua, però non era buona, era amara, e Mosè ha buttato dentro un legno che ha fatto diventare buona quest'acqua. Poi sono ripartiti, sono giunti a Elim, un'altra località, e il testo del libro dell'Esodo dice che lì hanno trovato 12 sorgenti e 70 palme. Poi hanno continuato a scendere, importante la tappa che vedete in basso, Refidim. Lì c'è il famoso racconto del popolo che si lamenta di nuovo perché ha sete, non ha acqua, e allora Mosè batte il suo bastone in una roccia e da lì sgorga l'acqua. Ed è questo il luogo anche dove incontrano un popolo che nella Bibbia è davvero maledetto, gli Amaleciti, perché questi hanno attaccato Israele alle spalle, per cui sono diventati il prototipo di nemici per gli israeliti. Poi il popolo è sceso di nuovo più a sud e lì troviamo il Monte Sinai. E al Sinai, è localizzato lì tradizionalmente, Mosè saliva su questa montagna, lì riceveva le rivelazioni del Signore, poi andava a comunicare la parola di Dio al suo popolo là nella pianura, risaliva sulla montagna, lì ha ricevuto le norme, i precetti, le disposizioni che dava il Signore. Ricordiamo le 2 tavole scritte dal dito di Dio sulla pietra, dove c'erano le 10 parole del Signore che lui ha consegnato al suo popolo. Ai piedi del Sinai Israele ha fatto alleanza con Dio. Sulla base di quelle 10 parole Israele ha promesso al Signore: noi saremo fedeli a ciò che tu ci hai proposto. E il Signore ha detto: se voi sarete fedeli, sarete felici, io vi proteggerò sempre. Bene, dopo l'alleanza, Israele ha continuato il suo cammino lungo quella traccia rossa che voi vedete ed è arrivato a Kadesh Barnea. Ecco come questo quarto tracciato fa giungere il popolo a Kadesh Barnea e da lì naturalmente ha continuato lungo il Negev fino ad arrivare là al monte Nebo, dove Mosè poi muore e consegna questo popolo a Giosuè affinché Giosuè gli faccia attraversare il fiume Giordano e lo introduca nella terra promessa. Bene, a questo punto noi ci chiediamo: che valore storico hanno questi racconti della liberazione dall'Egitto e del viaggio di Israele attraverso il deserto? Così come sono presentati in questi libri del Pentateuco, non sono certamente fatti storici. Per quale ragione? Accenniamo solo a qualche motivo. Al tempo dei Ramessidi, io ho già citati, Seti I, Ramesse I, Ramesse II soprattutto, suo figlio Meremptah, è il tempo in cui si suppone sia avvenuto l'Esodo. Bene, in quel tempo venivano registrati tutti gli avvenimenti importanti. In Egitto c'era un popolo colto, c'erano gli scribi. Bene, non c'è la minima traccia della presenza di questo numeroso popolo di Israele in Egitto. Il testo dice che sono partiti dall'Egitto in 600.000 uomini. Ora, il calcolo è presto fatto. Dando a ciascuno almeno un genitore, una moglie e un paio di figli, si arriva a 2,5 milioni. Il prof di storia che avevo a Gerusalemme diceva: mettendoli in fila per 10 e ogni fila a distanza di 1 metro, quando i primi arrivavano al monte Nebo, gli altri dovevano ancora partire dalla terra di Goshen. E poi, in Egitto, in quel tempo, c'era
una popolazione di non più di 4 milioni di abitanti. È inverosimile che gli ebrei quindi fossero tanti, anche perché la Bibbia a tutta questa popolazione assegna solo 2 levatrici, di cui dice anche il nome Sifra e Pua. È bello. Nella Bibbia il Signore ha voluto che fosse conservato il nome di queste 2 levatrici, le quali si rifiutavano di sopprimere dei neonati, e difatti adoperano il trucco, dicono: ma le donne degli ebrei non sono come quelle degli egiziani, quando noi arriviamo lì loro hanno già partorito. Si ricorda il nome di queste 2 levatrici e non il nome del faraone. Per Dio sono più importanti quelle 2 levatrici che non il tiranno oppressore. Bene, allora, come vanno questi racconti dal punto di vista storico? Sempre lo stesso prof ebreo che avevo a Gerusalemme, lui parlava di 3 possibilità: che ci sia stato un esodo, che non ci sia stato nessun esodo o che ci siano stati molti esodi. Prima possibilità, che ci sia stato un esodo così come ha raccontato nella Bibbia. Questo è impossibile. Ci sono contraddizioni nei racconti, incongruenze, fatti inverosimili, e poi non c'è alcuna traccia nel Sinai, questo lo dicono gli archeologi, che sia passato un gruppo di fuggiaschi o di gente cacciata dall'Egitto. Il professore di archeologia diceva: se un gruppo di 50 persone rimane nel deserto del Sinai per 40 anni, noi scopriamo delle tracce di questo passaggio. E poi nel Sinai non era possibile alimentare un gruppo così numeroso. Quindi l'esodo, così come è raccontato nella Bibbia, un esodo non è possibile. Seconda possibilità, che non ci sia stato alcun esodo. Quindi tutto inventato. Anche questo non è possibile. Sono troppo numerosi i ricordi e i racconti di esodi che sono stati conservati nelle varie tribù e tramandati oralmente lungo i secoli. Qualcosa doveva essere accaduto. Eccola allora la terza possibilità. Ci sono stati molti esodi che hanno dato poi origine al racconto biblico. E difatti il testo che noi troviamo nella Bibbia fa proprio supporre, come abbiamo notato anche nella cartina, che siano possibili e che ci siano stati molti esodi, che poi hanno dato origine a una unica composizione. Fra l'Egitto e la terra di Canaan era un continuo andirivieni, c'era gente che fuggiva, gente che era cacciata. Viene notato più volte nella Bibbia di gente che scappava da Canaan perché c'erano guerre, carestie e andava a rifugiarsi in Egitto. Ricordiamo che anche c'è una fuga che conosciamo molto bene, quella della Sacra Famiglia, che ci è raccontata da Matteo ed è scappata in Egitto. Era ciò che accadeva tantissime volte. E ci sono poi anche tanti racconti di gruppi che erano costretti a fuggire dall'Egitto ed andare verso la terra di Canaan. Quando per qualunque ragione le cose si mettevano male, c'erano in quei famosi periodi intermedi delle successioni delle dinastie faraoniche, oppure c'erano pestilenze, oppure anche che erano gruppi che avevano combinato qualcosa e che erano cacciati. Questi racconti, questi ricordi di varie fughe o di varie cacciate di piccoli gruppi dall'Egitto sono stati fusi in Israele in un'unica storia. Come, quando, perché è stato composto questo racconto biblico lo vedremo poi più avanti.
Siamo di fronte a un racconto epico, non a una cronaca. All'autore sacro non interessava ciò che era realmente accaduto in varie fughe dall'Egitto di questi gruppi. Con questi racconti a lui premeva inculcare nella mente e nel cuore degli israeliti alcune verità. Provo ad accennarle. La prima, che Dio voleva stabilire con loro israeliti un rapporto privilegiato. Israele è il primo popolo al mondo che diviene monoteista. Arriverà cioè a credere che c'è un solo Dio per tutti i popoli. Poi, a questo popolo Dio intendeva affidare una missione straordinaria, portare a tutti i popoli del mondo le benedizioni promesse ad Abramo. Ancora, questo popolo doveva essere gradualmente educato ad essere fedele al suo Dio. Per questo è stato messo alla prova nel deserto. Che cosa ha imparato nel deserto? Anzitutto, che per raggiungere la terra della libertà è necessario percorrere un cammino lungo e faticoso e non si deve rimpiangere la terra di schiavitù, anche se in Egitto tu avevi le cipolle e le pentole con la carne, ma là eri schiavo. Poi è stato educato alla fiducia nel Signore, quando ha incontrato difficoltà, quando gli è venuta a mancare l'acqua, il cibo. Doveva capire che il Signore era sempre al suo fianco. Poi è stato educato soprattutto a non accumulare la manna, perché se la accumulava trovava che era piena di vermi. L'uomo deve imparare ad accontentarsi di ciò che è necessario per la vita di ogni giorno. E in questi libri Israele ci ha raccontato il cammino spirituale che ha fatto. Teniamo presente però che siamo agli inizi di questo cammino spirituale, quindi non ci dobbiamo meravigliare se in questi 4 libri noi ci imbattiamo in antropomorfismi, a volte anche grossolani, nel modo di presentare Dio. Ci sono delle immagini, delle espressioni crude e delle disposizioni morali molto arcaiche. A questo punto suppongo che molti di voi si pongano una domanda. Ma la Bibbia racconta cose vere, fatti realmente accaduti, oppure sono cose inventate? Ecco, questo è il modo scorretto di accostarci alla Bibbia. Se io prendo in mano un testo di storia, quella che si insegna a scuola, io pretendo che i fatti narrati corrispondano a ciò che realmente è accaduto, perché questo è l'obiettivo di un libro di storia. Se inventa qualcosa, va buttato perché è inaffidabile. Se apro un libro di favole, l'approccio è completamente diverso. Io non mi chiedo se realmente è accaduto, ma voglio cogliere la verità che la favola intende comunicarmi. Non mi chiedo se davvero il lupo ha ingannato Cappuccetto Rosso, ma mi chiedo, i fratelli Grimm, quando hanno composto la favola, cosa volevano insegnare? È esattamente ciò che la nonna vuol far recepire alla nipotina quando racconta la favola, cioè le dice: fa attenzione, perché nella vita tu incontrerai dei lupi che cercheranno di imbrogliarti, di portarti fuori strada, ti mostreranno i fiorellini del bosco, ti inviteranno a raccoglierli, ma il loro obiettivo è quello di mangiarti. Tu devi seguire la strada che ti ha insegnato la mamma, non deviare, non ascoltare i lupi. Questa è la verità che tu ti aspetti dalla favola. Un romanzo storico, come il racconto di Giuseppe venduto dai fratelli, o un racconto epico come quello dell'Esodo,
intendono comunicare una loro verità e bisogna essere in grado di coglierla. Ritenerli o pretendere che siano dei testi di storia dell'antico Medio Oriente è un'imperdonabile ingenuità. Abbiamo quindi presentato i libri della Torah, quelli che si trovano sul primo ripiano. Quelli del secondo ripiano li esaminiamo nel prossimo incontro.